Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a Tonezza del Cimone, in provincia di Vicenza. Continua la serie sulla Grande Guerra. Oggi siamo davanti al cimitero austro-ungarico e partiremo da qui per andare a scoprire il Monte Cimone e il suo ossario, ma soprattutto la sua storia. Quindi andiamo. E proprio da dietro il cimitero austro-ungarico parte il nostro sentiero che ci porterà in cima al Monte Cimone. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate il punto GPX da dove partire, dove parcheggiare, e la traccia GPX e tutte le altre info per fare questo giro sul Monte Cimone e il suo ossario. Il giro di oggi è un giro ad anello di oltre 11 km. La prima parte, fino all'ossario, è sempre in leggera salita, immersi nel bosco, quindi secondo me è adatto a tutti. La seconda parte, il ritorno, è tra bosco e qualche pezzo di strada asfaltata. Ed ecco che troviamo sempre le indicazioni ossario per il Monte Cimone. Dopo la ritirata della Strandspedition, solo dopo 10 giorni, la vetta del Monte Cimone cade in mano austro-ungarica il 25 maggio 1916 e vi rimase fino al 23 luglio 1916. I soldati sardi della brigata Bisagno provarono ripetutamente a occupare la cima con scale e corde, ma vennero sempre respinti da sassi e bombe a mano. Il 23 luglio 1916 ci riuscirono gli alpini della Valle Ogra, il 153esimo e il 154esimo Fanteria. Ed ecco che troviamo un altro cartello che ci indica Cimoncello, Bolgia delle Streghe e Monte Cimone. Voglio ricordarvi che il Monte Cimone è zona sacra, quindi se venite a onorare i caduti fatelo con il rispetto che meritano. Ed eccola, questa è una scheggia. Ed eccoci arrivati a delle indicazioni che ci dicono che qui a 5 minuti c'è l'osservatorio Valleda. Andiamo a vedere.
Beh, accendiamo la pila e scendiamo. Per gli austriaci il Monte Cimone era una posizione di estrema importanza, perché permetteva di dominare gran parte della pianura dell'Alto Vicentino e quindi impedire il passaggio di mezzi e truppe durante il giorno. Ed ecco, questo osservatorio serviva agli austro-ungarici per tenere osservati gli italiani nei suoi spostamenti. Pensate che gli italiani, per spostarsi e non essere visti, mascheravano le strade con canne e bagnavano la strada con l'acqua per non alzare polvere e essere avvistati dagli osservatori austro-ungarici. Da qui si osservava la Val d'Astico e la conca di Alsiero. E troviamo ancora delle scritte austro-ungariche. Se qualcuno sa cosa c'è scritto, lo scriva pure nei commenti qui sotto. Mi raccomando, se scendete all'osservatorio Valleda, attenzione perché è molto ripido e procuratevi una pila. Ed eccoci al bivio di prima. Adesso noi siamo arrivati da qua, andremo verso di qua per andare all'ossario. Ci troviamo in questa trincea ristrutturata chiamata la Borgia delle Streghe. Era una zona molto colpita dai cannoni italiani. Le trincee da manuale dovevano essere fonde 2,30 metri, con un scalino di 70 cm e larghe 70 cm. Dopo che gli italiani conquistarono la cima, l'unico modo che pensarono gli austro-ungarici per riconquistarla era quello di farla saltare in aria. Quindi scavarono 2 tunnel paralleli per sicurezza e il 23 settembre 1916 alle 5:45 fu fatta brillare la mina. E fu fatta brillare alcuni minuti dopo lo scambio tra la compagnia di alpini Valle Ogra e la brigata Sele. Potete immaginare l'esplosione. La cima del Monte Cimone scomparve e con essa la brigata Sele della 136esima compagnia Zappatori del 63esimo battaglione del Genio, composta da 10 ufficiali e 1118 soldati.
E adesso dalla Borgia delle Streghe arriviamo, e lo vediamo qui tra gli alberi, all'ossario. Dovete immaginare che da qui c'era tutta la montagna e sopra c'erano le trincee italiane o postazioni. Gli austro-ungarici fecero saltare la mina proprio sotto qua, quindi quello che resta oggi è questa conca enorme. Questo cratere di un diametro di 50 metri e una profondità di 22 fu creato dall'esplosione di 14.200 kg di esplosivo. Probabilmente questo era il punto da dove è esplosa la mina. 3 minuti dopo, quando i sassi scagliati in aria dall'esplosione cessarono di cadere, la prima compagnia del 59° Reggimento Rainer, seguita a distanza da 2 altre di rincalzo, avanzarono lungo la stretta cresta, verso la sommità del Monte Cimone, e un quarto d'ora più tardi conquistarono la cima, costringendo alla resa gli italiani superstiti rimasti isolati e privi di rinforzi. Lì potete vedere il Monte Cengio, trovate il video sul mio canale. Qui vediamo le indicazioni per Cima Neutra e il Monte Cavioio, quindi di sicuro ritorneremo per scoprire e visitare anche questi luoghi. Ed ecco che abbiamo visitato l'ossario.
e abbiamo conosciuto questa immane storia. Adesso torniamo indietro, ma non scendiamo dalla stessa parte, ma scendiamo da un altro sentiero, quindi andiamo. Ed ecco che vediamo la parte da cui siamo arrivati, però adesso noi scendiamo seguendo le indicazioni del 536 Piazzale degli Alpini. Per chi non vuole fare l'escursione, può salire in macchina fino al Piazzale degli Alpini e in 10 minuti arriva all'ossario. Ed eccoci sbucati in strada e qui troviamo il Piazzale degli Alpini. E dopo aver superato il Piazzale degli Alpini, troviamo le indicazioni e quindi prendiamo questo sentiero e abbandoniamo la strada. Scendiamo e seguiamo sempre queste indicazioni. Ed eccoci alla fine di questo giro. Spero di avervi fatto conoscere ancora una volta parte della nostra storia. Abbiamo visitato il Monte Cimone, il suo ossario, seguendo questo sentiero. Ragazzi, un posto veramente meraviglioso, un percorso veramente stupendo. Ve lo consiglio, visitate questi posti sempre con rispetto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Sotto in descrizione trovate la traccia GPX, il punto di partenza, la mia attrezzatura, e quindi non mi resta altro che salutarvi e noi ci vediamo alla prossima esperienza. Ciao!